È la quinta volta che provo a registrare questo video e sì, sai che c'è? Lo facciamo in presa diretta, ma solo dopo la sigla. Sì, perché il titolo che ho voluto dare a questo video è come creare clienti e video gratis per la tua azienda nel 2022, che sembra essere un titolo tanto clickbait, ma che clickbait non è. Oggi voglio parlarti di quella che è un'opportunità reale che ogni azienda ha, che può cogliere in autonomia senza l'utilizzo di agenzie esterne, collaboratori, consulenti, eccetera eccetera, ma che ha effettivamente tra le mani e che la maggior parte delle aziende ancora non ha visto. Settimana scorsa siamo stati presenti alla Milano Games Week per presentare per la prima volta dal vivo Insane Academy, la prima accademia per diventare influencer professionisti, fondata da il mio grande amico nonché socio Roberto Buonanno, che è lo stratega dietro le quinte dei più grandi influencer italiani. Ora attenzione, la maggior parte dei nomi che Roberto gestisce da tantissimi anni, molto probabilmente se non hai figli non li avrai mai sentiti. Di fianco a quelli che sono gli influencer che arrivano prevalentemente dalla televisione, che troviamo sui propri patinati Instagram, sembrano delle nullità. In realtà nomi come Lion, Ciccio Gamer, 2Player One Console, Player Inside, quei due sul server, Ale Pie, Lorenz Ist e tanti altri ancora, tutti quanti gestiti da Roberto e dalla sua agenzia, dal suo management, sono ragazzi ormai imprenditori che fanno cifre da capogiro, cifre che farebbero impallidire qualsiasi PMI italiana. Basti pensare che per esempio Lion nel 2020 ha prodotto il quinto libro più venduto in Italia in assoluto, vendendo 220.000 copie, ma non solo, ha realizzato nella storia dei fumetti il libro a fumetti più venduto in assoluto in questo ambito. Ora, eravamo alla Milano Games Week, che è una di quelle fiere che, se fai impresa, ti suggerisco vivamente di visitare almeno una volta. Ma se mi segui in questo video, stai per scoprire anche per quale motivo dovresti presenziare anche con la tua azienda in una fiera di quel tipo, anche se non hai nessuna tipologia di prodotto o servizio che è adatta a questo mercato. Ma parliamo di una fiera che ha fatto in 3 giorni oltre 70.000 presenze, quindi ha venduto oltre 70.000 biglietti. Una fiera incentrata prevalentemente sul gaming e i comics, fumetti, anime, cinema, eccetera, eccetera, eccetera. Mondi che sono legati prevalentemente alle passioni. Una fiera con 2 palchi live, con competizioni di sport e di gaming praticamente per tutti e 3 i giorni, collegati in streaming con una quantità di spettatori incredibile. Non so se hai mai dato un'occhiata e hai fatto una ricerca online a quelli che sono le competizioni di sport, quindi legate al gaming, a quanto traffico fanno. Ma perché ti sto parlando della Games Week? Perché in questi mesi di lancio di questa accademia, di questo progetto ambizioso con cui vogliamo migliorare il mondo, un influencer alla volta, un contenuto alla volta, abbiamo avuto modo e abbiamo modo di confrontarci tutti i giorni con migliaia di ragazzi e anche di adulti che hanno la passione della comunicazione, la passione di raccontare qualcosa al mondo, la passione di portare la propria competenza e renderla disponibile ad altri. Persone di incredibile talento che sarebbero utilissime alle aziende. E se mi segui da tempo lo avrai compreso. Le aziende hanno bisogno di comunicare e hanno bisogno di comunicare innanzitutto in video, che è il formato principe per quanto riguarda i social. Hanno bisogno di avvicinare il proprio pubblico, hanno bisogno di entrare maggiormente in contatto per generare conversioni. Ho qui davanti un'infografica di YouTube che ci dice che 21 milioni di italiani tra i 25 e i 54 anni passano circa 40 minuti del proprio tempo ogni giorno su YouTube, e questi rappresentano l'88% della popolazione italiana, compresa appunto tra i 25 e i 54 anni. È un dato incredibile, soprattutto perché il 65% dichiara di aver acquistato un marchio dopo averne visto un video proprio su YouTube. Per cui che cosa abbiamo? Abbiamo persone che raccontano di prodotti, che raccontano di servizi, ma soprattutto che raccontano di esperienze. Il punto interessante in una fiera di questo tipo, che cosa emerge?
che da una parte abbiamo le aziende che hanno difficoltà a comunicare online, perché andare in video non è così immediato, perché ci vuole preparazione, perché ci vuole studio, non tutti si sentono così tanto bene davanti alla camera, e per cui da una parte ci sono quelli più determinati che iniziano un percorso di affiancamento, un percorso di consulenza, anche specificatamente con me e il mio team. Dall'altra parte ci sono invece persone e imprese che in qualche modo non vorrebbero comparire per tutta una serie di motivi, ma che hanno necessità di comunicare lo stesso, per cui hanno bisogno di realizzare contenuti e hanno bisogno effettivamente di andare in video. La cosa affascinante è che dall'altra parte, e la Milano Games Week ne è una rappresentazione incredibile, ci sono in Italia migliaia di ragazzi e di adulti che hanno la passione per i video, la passione per la creazione di contenuti su specifiche nicchie, per cui sono esperti di una determinata nicchia o comunque sono molto appassionati di quel particolare mercato e vogliono mettere a disposizione del mondo le proprie conoscenze. Bene, questi ragazzi, la difficoltà principale, soprattutto per i micro influencer, è trovare aziende con cui collaborare che gli possano fornire prodotti, argomenti per poter creare contenuti con cui popolare i propri canali. Ecco che qui c'è una connessione incredibile. Per cui potenzialmente, innanzitutto come azienda, che cosa dovresti fare? Per poter avere video gratuiti e per poter raggiungere nuovi clienti gratuitamente, dovresti iniziare a ingaggiare questi talenti, a selezionarli. Una buona soluzione è per esempio presenziare a fiere e manifestazioni di questo tipo e aprire delle selezioni in cui ingaggiare sostanzialmente ragazzi di talento da questo punto di vista. In che modo fare iniziare collaborazioni di questo tipo? All'inizio posso chiedere a te creator, a te talento, di venire in azienda, di venire in negozio da noi e io ti metto tutti i prodotti a disposizione per poter realizzare i tuoi contenuti. Che cosa ti chiederò in cambio? Ti chiederò in cambio di citarmi nei video e ti chiederò in cambio di poter utilizzare anche il tuo girato per poterlo ripubblicare sui miei social, per poter fare delle ADV, delle pubblicità o cose di questo tipo. Questo nella prima fase. Nella seconda fase potrò creare un rapporto di collaborazione con questi ragazzi. Oppure ancora potrò cercare all'interno del mio entourage, all'interno della mia azienda, quali sono i talenti che ho già in casa e a cui magari offrire l'opportunità di studiare nella nostra accademia, in Insane Academy, per poter comprendere come diventare un micro influencer per poter realizzare dei format specifici per quella tipologia di azienda. Se ti interessa questo discorso, in descrizione trovi il link della nostra accademia con quello che è il percorso principale, che è Influencer in 100 giorni. Ma a prescindere da quello, il mio suggerimento è: se vuoi realizzare contenuti e hai difficoltà nel farlo, hai due strade. O ci contatti e mi contatti e in descrizione trovi tutti i link a partire da quello per la guida gratuita all'apertura e gestione di un canale YouTube aziendale, oppure ancora fai selezioni in quelli che sono i creator, i ragazzi, i potenziali talenti che hai attorno a te, magari nel tuo luogo di residenza, per poter iniziare collaborazioni di questo tipo, per poter portare nuova linfa, nuovi contenuti, una nuova modalità di comunicazione proprio alla tua azienda. Settimana prossima invece, se sei di quella categoria di persone che vuole invece metterci la faccia come facevano Giovanni Rana e Ennio Doris ai tempi, con un ospite speciale parleremo di come farci piacere di più la nostra voce e come utilizzarla per diventare più persuasivi, soprattutto in video, e avvicinare maggiormente il nostro pubblico. Ci rivediamo la settimana prossima.